piace? La vuoi provare? Amici sportivi, benvenuti o bentornati su Automunirsi. Oggi abbiamo con noi a disposizione una Renault Megane Scenic seconda serie del lontano 2003, 1920 cavalli. Vettura particolarmente accessoriata, diciamo una full option in realtà, e lo possiamo vedere dalla presenza dei freni di nebbia, lavafari, le griglie che erano argento tutte e due, anche se questa nel frattempo è stata ridipinta malamente in nero opaco, cerchi in legale 17 e una catasta di optional presenti al suo interno, da un'innumerevole quantità di airbag al cruise control che si manovra dai tasti sul volante al clima automatico e tutta una serie appunto di accessori nella parte superiore che vi faremo vedere dopo. Una delle caratteristiche per cui era famosa la Scenic era appunto la grande capacità di carico sia per gli occupanti sia appunto per eventuali bagagli a seguito in dimensioni tutto sommato contenute. Parliamo infatti di una vettura di 4,25 m circa per 1,80 m di larghezza. In realtà la macchina ha in comune il pianale con la Renault Megane berlina, solo che appunto questa è una versione rialzata in versione monovolume. Ciononostante però, come detto, l'abitabilità appunto è ottima per 5 persone e andiamo a vedere adesso quella che è potenzialmente la capacità del bagagliaio. Partiamo da un presupposto: io ho avuto la Scenic prima serie in casa ed era dotata di un grande bagagliaio. Vediamo se anche la Scenic seconda serie sarà altrettanto. Bagagliaio che si apre da un apposito tasto posto sulla targa e dà accesso appunto al vano di carico. Abbiamo un sacco di vani in realtà anche di lato, come possiamo notare, e tutto ciò che può servire comunque in un ambiente di vacanza. Ti piace? La vuoi provare? E dice sì. Eh sì. Dunque amici sportivi, all'alba del giorno dopo, col favore della luce, ci siamo potuti fare un giro. Con noi ovviamente Raffaele, il proprietario della macchina, Francesco, il figlio. Saluti! Saluti! Ah, benissimo. E la Babla regia nelle retrovie come al solito a occuparsi del controcampo. Dunque, partiamo da un presupposto, come detto poco fa. Io ho avuto la serie precedente di questa macchina, in versione però 101 cavalli, sempre turbo diesel. A me piaceva molto il rombo, il suono, la progressione in serie di giri, nonostante comunque fosse un pachiderma a tutti gli effetti. Alleghiamo una foto qua in basso così potete vedere che cosa avevamo noi in casa. Questo è un 120 cavalli, 8 valvole, dovrebbe essere, ok. Si comporta ovviamente meglio. Parliamo di una macchina comunque che ha una mole che va dai 1430 ai 1530 kg, quindi facendo una media siamo intorno ai 1500 in buona sostanza, 1480. Direi che viene mossa agevolmente da questo propulsore. Il rombo è leggermente diverso, possiamo sentire un attimo spingendo la terza. Diventa rauco una volta salito troppo di giri, l'altro invece era rauco già dai 1800-2000 giri appena iniziava a spingere la turbina, che comunque era un po' più piccola, parlando appunto di una cavalleria di circa 20 cavalli inferiore. Tu cosa mi dici di sta macchina invece? Cioè, rendendoci conto che è una macchina da 500.000 di chilometri e siamo quasi ai 20 anni d'età. Sì, siamo Raccontaci. esattamente 19 anni e 506.000 km. Sono una macchina che, nonostante nel 2003 fosse già piena zeppa insomma di elettronica, perché qui siamo ormai già agli albori dove l'elettronica è incominciata a farla da padrona e dove sono iniziate le rogne fondamentalmente sulle auto, perché qui o sei un elettrauto tu o ti serve l'amico elettrauto.
Infatti, c'è poco da fare. Questa è stata una delle prime auto ad avere la card al posto della chiave. Esatto. Insieme alla Megane, appunto, di cui abbiamo detto, condivide pianale, elettronica, il pianale, elettronica, tutto. motore. E più vari optional, parlando poi di una full optional, quale sia questa, che nel corso del tempo ovviamente, cioè lì per lì appena la compri è tutto bellissimo, soprattutto Fantastico. quando la compri usata, perché te li trovi. Sì, te li trovi pagandoli in inizia. Esatto. Perché da nuovo mi hai detto hai trovato il preventivo, era più o meno quanto? Era intorno ai 33.000 euro quest'auto veniva. Ed era appena entrato l'euro, quindi siamo intorno ai 60 milioni circa, Esatto. quindi erano soldi all'epoca. Prenderla 6 anni dopo, circa 5 anni per l'esattezza, insomma, e pagarla 8.000 euro, Direi che è andata bene. hai voglia, figurati. Certo. Anche considerando che questa insomma è un'auto diciamo non bellissima, neanche bella a dire la verità, però piacevole, ma la grande comodità è la sua abitabilità e l'uso che ne puoi fare tranquillamente tra città e autostradale, della quale tu hai già assaggiato Le doti. poiché abbiamo fatto un viaggio in auto abbastanza insomma impegnativo. Sì. Insomma parliamo di 850 km. Sì, no, su strada all'epoca si è comportata bene. Devo dire che io adesso, riguidandola dopo quasi un anno praticamente, Sì. la trovo leggermente cambiata, in virtù del fatto che comunque a 500.000 km non ci si arriva però per virtù dello spirito Sandro. No. Cioè, è vero che sono auto tutto sommato a livello meccanico almeno solide, se ben tenute sanno comunque darti soddisfazione senza farti spendere un capitale. Sì. Il discorso è che comunque tu hai dovuto in qualche modo ultimamente spenderci qualcosina per permetterti, diciamo, di farla andare ancora avanti. Tieni presente il diciamo non ha avuto grossi interventi meccanici, tranne dopo un paio d'anni che ce l'avevo la sostituzione intera della culla anteriore, perché all'epoca quando sboccolavano i silent block dovevi cambiare l'intera culla ad un costo assurdo, circa sui 660 euro. Oggi invece cambi solamente i silent block, fortunatamente. Quest'auto a 300.000 km ha subito un cambio frizione causa rottura di un cuscinetto, ma avrebbe potuto insomma tranquillamente andare avanti, tranne qualche braccetto dovuto insomma alle nostre carissime buche cittadine. Ovviamente. Diciamo la macchina problemi meccanici non ne ha dati, qualche problema di elettronico dovuto a qualche mancanza di mamma Renault che ci regala sempre tanti gadget, ma ogni tanto insomma la cavolata la tira fuori anche Per lei. forza, altrimenti Ma è normale. se insomma. poi vanno troppo bene se le comprano tutte, Infatti, non riescono a stare dietro alla richiesta, capito? Bravissimo. Allora, qualche minchiata devono farla per forza. E diciamo che ora ultimamente insomma è venuta un pochino meno la turbina che aveva oltre i 400.000 km, quindi è stata sostituita con una revisionata, ha subito il cambio della valvola EGR che sfortunatamente sappiamo bene creano problemi, Sì. però diciamo che questa è un'auto che nel tempo è stata curata facendo interventi di manutenzione molto più ravvicinati di quelli che raccomandava Renault, che Renault per questa raccomanda una manutenzione di ogni 30.000 km, questa l'ha subita ogni 11-12.000 km massimo, ogni 5.000 km riceve insomma l'additivo nel gasolio. Insomma, signorina. Sì, ogni 3 anni, massimo 4, gli è stato sostituito sempre liquido radiatore, liquido freni, ha avuto diversi cambi dischi, pasticche, che insomma voglio dire è nella normale usura quelle cose lì. Cambi gomme non ne parliamo proprio, quelli sono infiniti, però alla fine devo dire la verità, insomma ti ritrovi con una macchina che l'anno scorso abbiamo messo in moto, siamo andati a Milano, siamo tornati, ci siamo goduti la nostra piccola vacanza a Milano Autoclassica, Sì. e voglio dire non era da poco, con 4 passeggeri insomma la macchina è andata tranquilla
avevamo un piccolo problema all'acceleratore elettronico. Mi ricordo, rimaneva dentro. E invece ora l'acceleratore elettronico è stato sostituito, quindi risponde alla perfezione. E Confermo. nonostante l'età e i chilometri è una macchina che insomma c'ha ancora il suo bell'andare. Però appunto quella serie di Megane è sempre stata una rogna dal punto di vista dell'elettronica. Ad alcune esempio non si sganciava il freno a mano, che ricordiamo su questo esemplare è elettrico, è stata una delle prime auto di larga diffusione ad avere il freno a mano elettrico. Hai sulla sinistra la leva tipo il Mercedes, però serve per mettere il freno a mano, non per toglierlo, cioè al contrario. Esatto. Che sgancia il pedale, il freno automatico nel momento in cui tu parti, lui si sgancia, grande comodità, però diciamo che erano soggetti a rotture all'inizio. Sì. Allora, possiamo far passare le immagini del motore in sovraimpressione, diciamo così, che attestano appunto quello che è lo stato attuale del vano motore. Vano motore che mi dicevi appunto per potervi accedere comodamente va smontata tutta la parte in plastica, tutta la parte delle spazzole. superiore dove sta il gocciolatoio e le spazzole, che è tutto rimovibile, per poter accedere alla parte superiore posteriore del motore. Sì. Altrimenti spazio non ce n'è, perché insomma, come si vede, È incassato. il motore è incassato proprio all'interno della vettura, che gli dà però il vantaggio di avere un muso corto, a tutta diciamo vantaggio dell'abitabilità interna. Certo. Quindi, diciamo, Quindi in 4,5 metri abbiamo un'auto che ha 5 posti comodissimi, diciamo l'auto per la famiglia, che poi è quello, diciamo, il motivo per il quale ho ecco, scelto io con la questo vettura. volevo chiudere, infatti. Abbiamo potuto notare che la macchina ha tanti accessori e sono rimasto colpito dallo specchietto su cui in questo momento è attaccato il microfono, che non è lo specchietto retrovisore, bensì uno specchietto che è intanto Aggiuntivo. convesso ed è aggiuntivo appunto per andare a inquadrare i sedili posteriori. Ecco, a tal proposito, io so già la storia, per cui la introduco in questo modo. Vorrei che tu ci narrassi il motivo per cui tu ti ritrovi la Scenic seconda serie. Allora, Cioè, come hai ricercato sta macchina, cosa avevi prima? Io prima di questa avevo una BMW 330 E46 diesel coupé. Insomma, una macchina da giovane, diciamo così. Avendo poi una prole e avendo 3 figli, ho incominciato ad avere problemi con il BMW, perché avevo bisogno di 3 sediolini. Purtroppo nella BMW non c'entravano. Il bagagliaio era insufficiente per una famiglia, nonostante grandissima auto, grandissime soddisfazioni. Ho iniziato a cercare, e come ti raccontai già una volta, io praticamente andavo in giro con i sediolini in auto e andavo a fare le misure, cioè io la macchina l'ho scelta nel momento in cui ho trovato un'auto che mi desse la possibilità di inserire i 3 sediolini sul sedile passeggeri posteriore, perché il mio problema era quello, e soprattutto mi serviva un bagagliaio. E diciamo la scelta della Scenic è stata un pochino fatta così. Oggi, dopo 14 anni, ti dico che è stata poi un'ottima scelta, perché avevo la possibilità di mettere 3 sediolini dietro, Sì. mettere 2 passeggini nel cofano più 2 valigie, e diciamo la famiglia è cresciuta in quest'auto e ce la ritroviamo ancora oggi, dove incomincia ad avere un problema diverso. Vorrei cambiarla, ma non riesco a trovare una sostituta. La consiglieresti oggi la Scenic seconda serie? Allora, ascolta, una persona che ha leggere competenze e voglia di mantenere un minimo di manutenzione ad un'auto, io la consiglierei. Però valutate sempre bene le condizioni in cui andate ad acquistare un mezzo per l'impianto elettrico. Però ti dico la sincera verità, io la consiglierei. Chi ha bisogno di un'auto che gli dia spazio, gli dia la possibilità di viaggiare con una certa comodità, con una certa elasticità, e anche non spendendo cifre folli, perché anche in autostrada è un'auto che si comporta benissimo se la guidi in maniera educata e rispettosa. 18 litri, 19 litri. Diciamo arriviamo anche ai 20,
se il motore è in buone condizioni e si mantiene insomma con la giusta manutenzione, riesce ad arrivare anche ai 20 litri tranquillamente, considerando la mole dell'auto, che non è proprio insomma da utilitaria, No. però hai lo spazio di una diciamo ammiraglia in un'auto che oggi costa insomma relativamente poco. Dunque ragazzi, io con questa vi saluterei qua. Qualora doveste avere domande, fatele pure nei commenti, in quanto Raffaele appunto avrà il piacere di rispondervi. Io vi rimando ad un prossimo video da parte mia, di Raffaele, Ciao a tutti. da Francesco e dalla Pabla Regia. Per il momento è tutto, alla prossima, ciao!